Ciao a tutti ragazzi, ieri l'aggiornamento 1.35 rilasciato da Polifoni e da ieri sera già su tutti i gruppi, tutti i forum, qualsiasi cosa, la maggior parte delle persone si lamenta che non è cambiato nulla, che è sempre tutto uguale, che non hanno fatto niente. Non so quanto siete giovani, ma per chi come me va verso i 40, vi ricordo, se siete tra quelli che criticano, che noi con GP su un 386 con monitor in bianco e nero e gli effetti audio, che era solo una scheda audio che emetteva un cicalino, ci passavamo le giornate sane e era fantastico. Oggi non ci piace più niente, non ci accontentiamo mai. La mia non è una giustificazione perché anche io vorrei delle nuove piste, ma mi basterebbe meno una nuova pista dove farmare. Questo non succede, ma cerco di sfruttare ciò che di positivo arriva, come questo grande regalo che mi hanno fatto con la 1.35, ovvero un nuovo swap bellissimo. Una macchina piccola con un motore fenomenale, quello della mia auto preferita, ovvero la Nissan GT-R. Andiamo a vedere di quale auto sto parlando e vi presento quello che secondo me sarà il mio swap preferito da oggi perché si guida da paura, si guida come voglio io. Eccola qua, la Alpine A110 col motore VR38 DET, ovvero quello della GTR Nismo R35. Mamma mia quanto tira ragazzi, è spettacolare! Quel rumore inconfondibile che ha solo la Nissan GTR su una macchina veramente leggera e piccola. Ma si guida come non ho mai guidato nessuna macchina in questo gioco. Sono rimasto a bocca aperta. Calcolate che invece di allenarmi per la gara, dove poi purtroppo ho fatto il podio solo per colpa mia, la mattina l'ho passata proprio con questa qui. Ci ho fatto una gara col mio setup, ho passato tutta la prima parte di gara a fare il cretino, ovvero a frenare, mandarla in sovrasterzo, prendere la curva perché è di una controllabilità paurosa. Poi, come al solito, l'ho reso un po' meno estremo e l'ho fatto per voi. Nella gara che vedrete sono stato un po' più lento di quello che ho fatto col mio setup. Ho chiuso io in 26 minuti e 17 secondi se non erro, con questo un po' di più di 26 minuti e 30, ma più che altro perché ovviamente non faceva proprio quello che voglio io. Però mi sono divertito anche su questa, in alcune curve, fateci caso, sono andato proprio a frenare per farla partire e buttarla dentro la corda della curva, solo che lo fa molto meno di quello che invece faccio col mio setup. Andiamo a vedere che cosa installare in GT Auto, vediamo il setup di quest'auto e guardate bene la gara, guardate come guido quest'auto, guardate come utilizzo il cambio. Questo motore, sebbene ha una turbina a regimi ultra elevati, accoppia anche in basso, ai medi regimi diciamo, non proprio in basso, quindi può essere sfruttato soprattutto nella prima parte dove è bagnato. Se non utilizzate i controlli come me potete sfruttarlo anche ai medi regimi, quindi fare salire marcia mentre siete in uscita curva per evitare il sovrasterzo, perché comunque avete ripresa. Per chi non ha ancora preso confidenza con questi swap, vi ricordo che se non avete già il motore, quindi vinto con i biglietti, dovrete comprarlo qui in GT Auto, ma per farlo dovete avere livello collezionista 50, livello che cresce solo comprando le auto. In manutenzione e servizi auto, quindi installate solo il motore, non allargate la carrozzeria, mi raccomando. Passiamo sempre ai cerchi in lega, il modello che più vi piace. Dimensioni 19 pollici, larghezza del cerchione larga, eccentricità larga. Avantreno tipo A, fianchi tipo A, palettone posteriore personalizzato medio. Se volete scaricare questa livrea replica della mitica A220 Race Car, le piastre terminali sono le 09. Se volete questa livrea col vostro numero, il vostro nome o volete adesivi o livree personalizzate, scrivetemi su questa mail. Tutti i miei lavori sono condivisi col tag DR46. Su quest'auto non è possibile installare gabbia di sicurezza.
Vanno installate gomme sport dure. Per la strategia gara mappa carburante sempre a 1, ma dobbiamo fermarci al sesto giro, cambiare le gomme e rifornire fino a fine gara. Per chi di voi mi ha seguito su Twitch durante lo sviluppo ha visto che quest'auto beve come un transatlantico. Il motore della GTR non è proprio famoso per il risparmio del carburante. Installate sospensioni personalizzabili, inserite questi valori. Installate un differenziale personalizzabile e inserite questi valori. La deportanza 68 all'anteriore e 280 il massimo al posteriore. Installate un ECU personalizzabile e la teniamo a bada al 70%. Installate una zavorra, impostatela su 200 kg, quindi il massimo, e la posizionate a meno 36 verso l'anteriore. Non serve limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa. La velocità di punta a 200 km/h. Portate il finale su 2.000, il minimo, e regolate questo meraviglioso cambio a 7 rapporti con queste velocità. Installate un turbo compressore a regimi ultra elevati. Installate un intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie dei freni da corsa. Installate un controller freni, io ce l'ho impostato su 3, mi piace che l'auto entri in curva repentinamente con una leggera perdita di controllo al posteriore, quindi regolatevi voi, ma serve comunque che lo portiate al posteriore per un migliore ingresso curva. Per le elaborazioni motore, bielle e pistoni in titanio. Per la carrozzeria, l'aumento della rigidezza. Non ho utilizzato controlli per quest'auto perché, ripeto, credo che sia quella che mi piace più da guidare, quindi deve fare quello che dico io. Per quanto abbia reso l'assetto più fruibile per tutti, credo che abbiate bisogno del TCS. Cercate di non utilizzarlo, ma se vedete che all'inizio, quando è bagnato, parte troppo in sovrasterzo di potenza, utilizzatelo, magari toglietelo man mano che la pista si asciuga.
Questa Alpine 110 la trovate nel concessionario del nuovo, ovviamente Europa, Francia. Non costa nemmeno tanto, anche il motore per lo swap costa poco e le componenti installate non sono poi tutta questa spesa, quindi pochissima spesa, tantissima resa, soprattutto a livello di divertimento. La Cappuccino continua a rimanere la più veloce, ma tra le due è veramente una bella lotta capire quale mi piace di più. Vi dico che questa mi soddisfa tantissimo. Sarà magari l'influsso del rumore del motore della GTR che per me rimane e credo che rimarrà sempre un sogno mai realizzabile. Però veramente sono contentissimo e come vedete anche le cose più piccole di un aggiornamento possono fare la felicità di un giocatore. Almeno per me è così. Io vi ringrazio di avermi seguito ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Iscrivetevi al canale perché la prossima auto che porto ha 800 cavalli, ma ha un piccolo problema, è a trazione anteriore, è la prima trazione anteriore che porto per Tokyo. Se siete curiosi quindi iscrivetevi soprattutto perché a breve partirà la mia partnership con uno dei brand italiani, tutto made in Italy, che produce postazioni per sim racing e sedili. I miei iscritti avranno diritto a degli sconti speciali. Ciao ragazzi, al prossimo video!